Ciao ragazzi, bentrovati. Per chi invece non mi conosce, io sono Ciro Cerullo. Dunque, in questo video vorrei mostrarvi come si applica una magnifica pittura decorativa prodotta dalla Candice che si chiama Le Velature. Questo prodotto può essere applicato in vari modi, infatti in base all'utensile utilizzato come guanto, pennello, spugna o straccio, questa pittura crea affascinanti chiaroscuri sulle pareti. Ovviamente prima di iniziare è necessario rimuovere tutto ciò che ci impedisce di lavorare, come la tenda, le mensole e tutto il resto. Quello che non possiamo rimuovere dalla stanza invece lo copriremo con dei teli di cellophane. Per proteggere il pavimento invece useremo un rotolo di cartone come questo che costa solo 10 euro. Per il battiscopa vi consiglio per il momento di non coprirlo completamente perché questa carta gommata si potrebbe staccare durante la lavorazione. Lo faremo un pochettino prima di pitturare. Bene, la stanza è pronta, come vedete, ora possiamo anche iniziare. Se lo ritenete opportuno, sistemate le vostre pareti andando a raschiare la vecchia pittura che vuole cadere, poi carteggiate e stuccate. Ovviamente se le pareti sono in buono stato, saltate questa fase, passate il fissativo e andate a pitturare direttamente. Questa è una valutazione che dovete fare voi. Comunque, se dovete carteggiare, usate questa carta abrasiva dalla grana numero 120 e soprattutto, mi raccomando, indossate una buona mascherina antipolvere se è presente la muffa sulle vostre pareti, perché le spore di questa muffa potrebbero causarvi delle reazioni allergiche. Per neutralizzare la polvere che abbiamo fatto, facciamo una passata di questo fissativo acrilico. Un litro costa circa 8 euro e si diluisce 1 a 5. Se quello che userete voi invece è di marca diversa dal mio, allora per la diluizione fate riferimento alle indicazioni che troverete sull'etichetta del contenitore. Per stendere questo fissativo vi consiglio di utilizzare un pennello come questo, 70 mm x 170, lo pagherete intorno ai 13 euro. Appena si sarà asciugato questo fissativo, possiamo anche rasare dove occorre. Come rasante userò questo, è stucco in pasta già pronto. Un bidone da 25 kg costa intorno a 18 euro. Raserò su tutte le pareti perché su queste ho dovuto fare un trattamento per prevenire la muffa, di cui troverete il tutorial alla fine di questo video. Infatti, se ci fate caso, su queste pareti si intravedono ancora i pannelli isolanti che ho installato per risolvere il problema. Mi raccomando, andatelo a vedere perché risolverete un problema molto rognoso e soprattutto molto comune. Ok ragazzi, se avete rasato, adesso per carteggiare dovete utilizzare la carta abrasiva dalla grana numero 120. Vi consiglio di farlo al buio utilizzando solo una lampada portatile per farvi luce. In questo modo siamo certi di trovare bene tutte le imperfezioni presenti sulle pareti.
Poiché abbiamo fatto tanta polvere, per neutralizzarla dobbiamo per forza ripassare il fissativo acrilico. Ovviamente dobbiamo prima spolverare le pareti. Adesso possiamo pulire il battiscopa e possiamo anche proteggerlo con la carta gommata. Non l'ho fatto prima perché su queste pareti ho dovuto rasare e carteggiare, per cui se l'avessi fatto prima questa carta gommata si sarebbe rovinata e quindi non avrebbe svolto il suo compito. Anche intorno agli infissi, per lo stesso motivo, metto la carta gommata solo in questo momento. Per avere un risultato eccellente vi consiglio di pitturare il soffitto con una pittura lavabile di buona qualità. Un bidoncino da 5 litri lo pagherete intorno ai 25-30 euro. Dopo un'ora dalla stesura della prima mano già possiamo fare la seconda passata, se siamo in estate ovviamente, mentre invece in inverno bisogna attendere un po' di tempo in più, è ovvio. Le due mani di lavabile sono state fatte, come vedete il soffitto è bianchissimo. Ok ragazzi, è venuto il momento di acquistare la pittura decorativa, le velature, quindi mi reco da Pellecchia Colori. Lì troverò Antonio, il quale oltre a essere un mio amico è anche molto competente sull'argomento, per cui saprà senz'altro cosa consigliarmi. Ciao Ciro. Niente, vorrei fare la velatura. Sì. Mi prendi il catalogo? Certo. Ciro, ecco la cartella. Questa è la cartella colori, prodotto che puoi utilizzare a pennello, col guanto, con la spugnamadina e con uno straccio. Decidi tu come farlo. Allora Antonio, vorrei fare questo colore qua e vorrei utilizzare il guanto. Che dici? Perfetto. Ciro, questo è il fondo. Ok. Questo Fondo bianco da diluire con 3/4 d'acqua, tutto il barattolo. Perfetto. Lo passo a rullo, a pennello, come preferisci. Questa è la finitura. Pronto all'uso. Devi aggiungere solo il colorante. In questo caso ho scelto il 09 un toner, quindi devi versare il 0 toner nella latta. Questo. Ho capito. Ok? Tutto chiaro? Perfetto. Dunque per l'effetto invece mi dai il guanto allora. Questo è il guanto per fare, diciamo, l'effetto velato che mi hai chiesto. Eccolo qui. Ok Antonio, va benissimo. Quindi questa roba me la porti direttamente a casa. Ok. Sopra lo scudo, ti ringrazio. Ciao Ciro, grazie a te. Ciao, lo fai gentile, grazie.
Per decorare questa parete dobbiamo prima tinteggiarla di bianco e per avere un risultato eccellente quando andremo a decorare, insomma, è importante pitturarla con questo fondo ATF. Eccolo qua. Questo bidoncino ha un contenuto di 2,5 litri di pittura, infatti guardate, è prodotto dalla Candice, che è la stessa azienda che produce anche la pittura decorativa Le Velature. Lo pagherete circa 30 euro. Per diluire questo fondo dobbiamo aggiungere il 20% di acqua e poiché il barattolo contiene, come già vi ho detto, 2,5 litri di pittura, allora l'acqua da aggiungere è di solo mezzo litro. Infatti vi ho messo una freccia gialla per spiegarmi meglio. Vi consiglio di pitturare con un pennello prima il contorno delle pareti, questo per evitare di avvicinarci troppo con il rullo al soffitto quando poi lo useremo dopo. In questo modo non rischiamo di spoccarlo con questo fondo. Ok, il contorno è stato fatto, ora possiamo iniziare a tinteggiare con il rullo. Ovviamente iniziamo dalla parte alta della parete. Il rullo che userò è questo a pelo rasato, ossia a pelo corto. Costa intorno ai 5 euro. Preferisco utilizzare il rullo per passare questo fondo ATF perché dà un aspetto più goffrato alla decorazione che dobbiamo realizzare, ossia dà un aspetto più a buccia d'arancia. Per poterlo utilizzare lo vado a fissare con della carta gommata su un vecchio manico da scopa. Ovviamente userò anche questo retino, eccolo qua, l'ho pagato 1 euro, questo serve per distribuire bene la pittura sul rullo. Prendiamo il rullo, lo intingiamo nella pittura, poi lo passiamo 2-3 volte sul retino ed è fatto, ora è pronto per essere utilizzato. Se nel mentre imbiancate le pareti si dovessero vedere i segni del passaggio del rullo, beh allora per eliminarli non dovete fare altro che ripassarci sopra delicatamente con il rullo scarico, molto semplice. Infatti fate attenzione, dopo aver steso la pittura sulla parete, con il rullo scarico ripasso sempre delicatamente su questi segni per cercare di eliminarli. Appena si sarà asciugato il fondo ATF ci dobbiamo fare una mano di fissativo acrilico sopra molto concentrato. Metteremo una parte di fissativo, eccola qua, e una parte di acqua, eccola. Questa è la giusta proporzione. Per passarlo bene e soprattutto per metterlo ovunque vi consiglio di oscurare la stanza e di lavorare con una lampada portatile. In questo modo siamo certi di metterlo dappertutto
e non rischiare di lasciare nessuna porzione della parete scoperta da questo fissativo. In effetti la funzione del fissativo in questo momento non è quella di eliminare la polvere dalla parete, perché è stata appunto appena pitturata, ma è quella di creare una pellicola impermeabile sul muro, in modo che il prodotto decorativo che metterò dopo non verrà assorbito subito. Questo è un piccolo trucco per avere più tempo per lavorare l'effetto velato che vi devo mostrare. Ok, spero che non avete lasciato nessun angolino scoperto delle pareti da questo fissativo, altrimenti in questi punti si vedranno delle macchie quando andremo a decorare. Un altro consiglio che vorrei darvi è quello di passare la carta gommata sui vostri indumenti, come vi sto mostrando in questo momento, per cercare di stemperarla un po', ossia per cercare di attenuare la sua forza adesiva. Questa è una cosa importante perché quando andremo a rimuovere la carta gommata al lavoro finito non rischiamo di strappare la decorazione che abbiamo realizzato. Finalmente è venuto il momento di decorare. Questo è il bidoncino di 2,5 litri di prodotto base di Levelature. Il colore che dobbiamo fare è un verde acqua, per cui aggiungeremo il toner numero 9 che abbiamo scelto dalla cartella colori. Quindi ricordatevi che una volta che avrete scelto il colore vi verrà dato il toner colorante relativo alla scelta che avrete fatto. Non dovete fare altro che versarlo nel contenitore di prodotto base come vi sto mostrando in questo momento. Un bidoncino da 2,5 litri di prodotto costa più o meno intorno ai 40 euro. Questa pittura decorativa è pronta all'uso. Non bisognerebbe aggiungere acqua all'interno per diluirla. Io comunque ci verso un solo bicchiere per diluirla un pochino in modo da rallentare l'essiccazione durante la posa. Faccio questo per limitare la probabile formazione di giunture che si potrebbero creare tra le varie porzioni di superfici decorate. L'effetto velato lo farò con questo speciale guanto di lana studiato apposta per questo scopo. Costa più o meno intorno ai 6 euro. Prima di iniziare bisogna bagnare bene il guanto con il prodotto decorativo. Per fare questo userò un pennello. Mi raccomando, non iniziate se non l'avrete inzuppato molto bene. Poiché all'inizio dovete prendere un po' la mano con la tecnica di questa decorazione, allora vi consiglio fortemente di iniziare in un punto più nascosto della stanza. Io che sono già pratico inizio dietro alla porta, ma per chi non l'ha mai fatto consiglio invece di iniziare sulla parete che si trova dietro all'armadio. Questo perché se sbagliate un po', ovviamente sarà l'armadio a coprire probabili difetti. Questa decorazione è davvero alla portata di tutti perché non richiede particolari doti di bravura. Bisogna solo fare attenzione a stendere con il pennello la pittura in modo uniforme per evitare accumuli eccessivi di prodotto sulla parete. Per esempio in questo punto c'è un accumulo di prodotto, guardate, vi ho messo delle frecce gialle. Bene, con un pennellino dobbiamo stendere questo accumulo.
Per rendere meno visibili le eventuali giunture tra una superficie decorata e un'altra, fermatevi sempre con la posa della pittura in modo irregolare, come vi sto mostrando adesso in questo momento. Evitate assolutamente di fermarvi tracciando bordi dritti e netti. Come potete notare, in pratica la tecnica da eseguire è abbastanza semplice. Con una pennellissa andiamo a stendere questo prodotto decorativo su un'area di circa 1 metro quadrato in modo uniforme. Poi immediatamente prenderemo il guanto e andremo a creare l'effetto velato facendo dei movimenti circolari più o meno ampi a seconda di quello che vogliamo creare. Ecco, proprio esattamente come vi sto mostrando in questo momento. Mentre lavoriamo facciamo attenzione che non si accumula troppo prodotto sulla superficie, come ad esempio in questo punto, guardate, vi ho messo delle frecce gialle, è più scuro, quindi con pennellino andiamo a stendere il prodotto in eccesso. Anche nell'angolo della parete si potrebbe accumulare troppa pittura, infatti guardate, bene, abbiamo cura di stenderla anche in questi punti. Qui c'è un'altra piccola macchiolina da eliminare con il pennellino. La cosa importante di questo lavoro è che una volta che avrete iniziato a decorare dovete procedere senza interruzioni fin quando non avrete finito tutto. Se per un motivo qualsiasi vi fermate a metà parete e poi ricominciate più tardi, beh allora inevitabilmente in questo punto si vedrà la giuntura. Se la cosa dovesse accadere, comunque non vi spaventate che tutto si risolve. Come ben sapete, solo alla morte non c'è una soluzione. Per cui se si dovessero vedere le giunture su una parete o semplicemente su questa non vi piace come è venuto il lavoro, beh allora per risolvere il problema non dovete fare altro il giorno dopo che ripitturare questa parete con 2 mani di fondo ATF e poi ripetere la procedura che già vi ho mostrato, molto semplice. Quando si crea l'effetto velato col guanto facciamo attenzione a non far vedere le giunture, come ad esempio vi sto mostrando attraverso queste frecce gialle che vi ho messo. In effetti la decorazione che facciamo su una nuova area deve integrarsi bene con quella che abbiamo fatto con l'area precedente. Il trucco di un'ottima velatura fatta ad opera d'arte praticamente sta proprio in questo. Ossia non si devono assolutamente vedere le giunture tra le varie porzioni di parete decorate. Mi scuso se mi ripeto, ora spiego da capo la tecnica che sto usando per decorare. Dunque, con una pennellessa stendo il prodotto su un'area di circa 1 metro quadrato in modo uniforme. Poi metto da parte questa pennellessa e immediatamente vado a creare l'effetto velato col guanto, facendo dei movimenti circolari più o meno ampi a seconda dell'effetto che si vuole realizzare.
Facciamo attenzione anche quando andiamo a lavorare sugli spigoli. Anche in questi punti si possono creare degli accumuli di prodotto che vanno assolutamente rimossi. Appena avremo finito con la decorazione, immediatamente rimuoviamo tutta la carta gommata. Questa è una cosa veramente molto importante, perché se lasciamo seccare la pittura, quando poi andremo a rimuovere questa carta gommata, rischiamo di strappare via in alcuni punti il decoro che abbiamo realizzato. Per cui ricordatevi di rimuovere immediatamente questa carta appena avrete finito di decorare. Ovviamente quello che ho detto vale anche per la carta gommata che abbiamo messo sui battiscopa, sui coprifili delle porte e per tutto il resto. Allora signori, cosa ne pensate di quello che vi ho mostrato? Spero tanto con tutto il cuore di esservi stato di aiuto con i miei consigli. Ora non vi resta che mettervi all'opera e darvi da fare anche voi. Non pensate assolutamente che questa cosa non sia alla vostra portata. Se sono riuscito a farlo io, non vedo il motivo per cui non dovreste farlo anche voi. Ricordatevi che siamo tutti uguali e che spesso i limiti ce li facciamo da soli, perché in realtà tutti possono fare davvero tutto, o quasi, bisogna solo provarci. Allora signori, cosa ne pensate di quello che vi ho mostrato? Spero tanto che avete gradito. Questa stanza, come potete notare, aveva anche un grave problema di muffa, infatti guardate quanta ce n'era, che io ho risolto in modo definitivo facendo un trattamento particolare alle pareti. Per cui alla fine di questo video, oppure se preferite in descrizione, troverete il mio tutorial super dettagliato in cui vi spiegherò cosa fare passo a passo per evitare per sempre che si formi la muffa nella vostra casa. Guardatelo che è molto interessante. Molti di voi si chiederanno come sarebbe venuto il lavoro se l'avessi fatto in un ambiente diverso da questo. Beh, allora guardate cosa ho fatto a casa di mia nipote Rosa alcuni anni fa. Anche questo ambiente l'ho decorato con la stessa pittura decorativa, ovviamente di colore diverso. Con un po' di fantasia possiamo decorare anche oggetti diversi dai muri, come ad esempio questa cappa interamente in legno. Ecco, guardate. Ebbene, ed io lavorandoci sopra l'ho fatta sembrare come se fosse fatta in muratura. L'ultimo consiglio che vorrei darvi con tutto il cuore è che se volete realizzare quello che vi ho mostrato dovete assolutamente procurarvi lo stesso materiale che vi ho suggerito durante l'intera procedura. Per andare sul sicuro ed acquistare esattamente quello di cui avrete bisogno, allora rivolgetevi come ho fatto io presso il negozio Pellecchia Colori, dove troverete tutto ad un prezzo molto conveniente. In descrizione troverete il link del negozio. Chiedete di Antonio oppure di Enzo, due bravissime persone che sapranno veramente cosa consigliarvi. Allora, che mi vuoi dire, Enza? Allora Ciro, adesso basta il lavoro, ti sei proprio sfiancato con questo lavoro. Però ne basta la pena, soprattutto per me. Ti ringrazio per il lavoro bellissimo che hai fatto. Grazie sono mille. stati 20 giorni, ti sei veramente dato anima e corpo. Ti ringrazio per la tua devozione a questo lavoro, anche perché hai reso la mia casa molto più carina, più confortevole. E questo era il mio intento, questo era il mio scopo. E io lo so. Adesso che ne dici se ci prendiamo un liquorino al cioccolato che ho fatto con le mie mani che ti piace tanto?
Allora, mi vuoi dare il liquorino a cioccolato, però sappi che a me, siccome piace questo liquorino, mi costringe a pitturarti la casa da capo, perché a me piace il liquorino, soprattutto quando il liquorino è gratis. Bene, Ok, dimmi quanto. Un bicchierino, va benissimo, va. Allora ragazzi, lo dedichiamo a voi, grazie per averci seguito, arrivederci. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine, spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!